Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, una nuova puntata del vostro podcast preferito, del vostro live stream preferito, Una Vita da Lontano. Io sono Raffaele Labrozzi, come ogni volta vi do il benvenuto nel nostro caravanserraglio nel quale raccontiamo le storie degli expat italiani e non in giro per il mondo. Insieme a me Gigi Buffon e Carlo Pinzoglio che ci accompagnano questa sera nella puntata. Io sono Gigi Buffone, vi saluto e dopo questa ferita che hai voluto riaprire, che peraltro essendo così recente ancora non si è completamente rimarginata, ma anzi continuando a buttarci il sale sopra non so come farla, direi che di procedere senza tema, senza inganno e anche direi senza soldi, vista la situazione del mese, alla presentazione dell'amico, co-conduttore, collega, co-inventato, co-ingegnere che si trova qui sopra ed è Carlo Pinzoglio. Emiliano Pilotti, ciao a tutti. Io mi scuso, questa volta veramente devo scusarmi per i nostri inizi, diciamo così, di trasmissione. In realtà facciamo fatica un po' a trovare il mood perché non riusciamo ad avere un countdown di 10 secondi 10, quindi dobbiamo aspettare 5 minuti e mezzo. L'asterisco, l'algoritmo. E nel frattempo la scimmetta gira, poi si stanca e uno, se si è preparato delle libagioni, le finisce proprio all'inizio e quindi poi è difficile ricominciare, ma cominciamo subito presentandovi il nostro ospite di questa settimana. Lo vedete qui nel riquadro qui sotto, se ci state guardando sui nostri sistemi così modernissimi di streaming. Se invece ci state ascoltando nel podcast, immaginatevelo, poi dopo magari andate a vedere l'immaginetta di presentazione. Diamo il benvenuto al nostro ospite di questa settimana, Giuseppe Macera. Ciao Giuseppe. Salve a tutti. Da Dublino, Irlanda, quindi torniamo nuovamente non solo sul luogo del delitto, ma sul luogo di un'innumerevole serie di delitti seriali commessi da tutti noi, diciamo così, perché l'Irlanda non solo è paese di residenza di Raffaele, ma lo è stato anche di Piero, e io se non vengo in Irlanda una volta l'anno veramente mi viene il magone, e purtroppo infatti da un anno a questa parte è più causa pandemia e non ci si può muovere, quindi un po', devo dire, un pochino l'isola mi manca. Sì, non è vero. Cosa Io non è vero? Il secondo trasloco internazionale, ci si può muovere benissimo. Ho capito, non ci si può muovere per motivi futili. I motivi futili sono: vorrei andare a trovare i miei amici. Questo è un motivo legalmente futile. Invece cercheremo di far raccontare a Giuseppe motivi poco futili, spero, per i suoi spostamenti e la sua avventura da espatriato, per cui cominciamo subito con il chiederti intanto da dove hai cominciato, cioè di dove sei originario in Italia, e come è avvenuta la tua prima uscita dal paese. Allora, salve a tutti, io sono originario di Scauri, che è un paesino del comune di Minturno, un paesino di mare anche abbastanza bellino. Ho vissuto di fatto fino a 25 anni a Scauri e ho fatto un po' di tutto in realtà, addirittura per vari anni ho fatto anche il bagnino, che è cosa abbastanza comune evidentemente vicino a un posto di mare. Ma di fatto ho fatto anche per tantissimi anni anche lezioni private, veramente ho fatto di tutto, e ho studiato alla Federico II di Napoli, dove mi sono laureato in ingegneria elettronica magistrale, e sempre fatto avanti e indietro. Tra l'altro non ho mai vissuto a Napoli, ho sempre fatto il pendolare, e non è stata mai, diciamo, un'impresa impossibile, ma comunque abbastanza faticosa, per 5 anni. E a un certo punto, ecco, il quinto anno appunto di università è l'anno in cui si cominciano a proporre poi gli Erasmus Traineeship, quindi le esperienze di tesi e tirocinio all'estero, che sono una parte poi cospicua del piano di studi, perché sono 12 crediti, quindi si tratta anche di vari mesi, e mi sono trovato subito in realtà indeciso tra due destinazioni,
che erano Belgio e Irlanda. Ora, io prima di fatto di avventurarmi in questa mia avventura, carriera, io avrei tranquillamente detto che l'Irlanda si trovasse nel Regno Unito. Addirittura. Non sapevo che la capitale era Dublino, non sapevo dell'esistenza di Cork minimamente. Per me Cork poteva stare in Islanda tranquillamente. E non che è un po' sapevo la proprio... stessa sensazione che ha avuto Piero quando è venuto a Limerick la prima volta, quella. Esattamente. Per cui, diciamo, un po' mosso dalla curiosità, un po' mosso anche dalla lingua inglese e in realtà anche dal progetto, che era molto interessante, a un certo punto ho deciso di scegliere appunto Cork. Quindi la mia prima avventura è stata a Cork. Tra l'altro io sono arrivato a Cork il 19 marzo del 2015 a San Giuseppe. Quindi appunto ho inaugurato bene il mio San Giuseppe del 2015 ed è stato subito, diciamo, un impatto. Ovviamente appena sono atterrato è stato un impatto proprio esagerato, diversissimo, tutto mega diverso, però ero veramente tanto carico di intraprendere questa avventura di 6 mesi, che però non avrei mai detto poi fossero stati 6 anni o probabilmente anche di più in realtà. Beh, intanto è interessante sapere che la tua scelta iniziale è stata praticamente tra birra e whisky, diciamoci la verità. Esattamente, sì. Soprattutto con l'avvicinarsi a San Patrizio è una scelta che è sempre piuttosto importante. Esatto. Poi ovviamente soprattutto... la domanda è l'esperienza da bagnino e poi se è servita poi... Guarda, io aggiungerei di sì in realtà, perché poi tutto sommato io ho lavorato in un contesto, saluto infatti tutto il personale edilito di Reno Village nel caso mi guardi, ho lavorato in un contesto in cui di fatto ho avuto sempre responsabilità, quindi in qualche modo, diciamo, ho sempre avuto la responsabilità, ecco, di gestione poi dei posti, insomma, degli ombrelloni. Ho sempre avuto un ruolo, tra virgolette, più gestionale che di lavoro proprio hard, tra virgolette. Quindi mi è servito dal punto di vista logistico di sicuro. E poi mi ha cominciato a dare valore ai soldi, cioè nel senso, io avevo 15 anni quando ho cominciato a fare il bagnino, e evidentemente a 15 anni ho cominciato a dare valore alla 50 euro che uno guadagnava, insomma, in vari giorni, e il sudore che quelle 50 euro implicavano, quindi sì, ho cominciato ovviamente a dare valore ai soldi. Direi che dal punto di vista vitale è servita tantissimo questa esperienza, sì. Ecco, un giorno invece inviteremo il fratello di Piero, che è stato bagnino anche lui in gioventù, e ci faremo raccontare un sacco di storie passate. Fino a 2 anni fa. Quindi figura ancora più recente. Gioventù bruciata. Magari uno mentre fa alcune esperienze non si rende conto che gli potranno essere utili, né tantomeno se si affrontano delle situazioni sempre con diciamo così, con il pensiero al futuro di costruirsi un percorso, un curriculum, eccetera, eccetera. Però poi a un certo punto ti ritrovi che appunto un po' il modo di, diciamo così, di essere stato a contatto con il pubblico piuttosto che di aver lavorato in un posto in cui ci lavora tanta gente, ci ha lavorato tanta gente, può essere utile. Allora, sei arrivato a Cork e hai fatto la tua esperienza di Erasmus, no? Sì. Per 6 mesi, ma il primo impatto con l'Irlanda da studente universitario, quindi con diciamo il pensiero di tornare in Italia alla fine dell'esperienza, quindi non una cosa definitiva né una scommessa, diciamo, per alcuni anni. Che tipo di situazione hai vissuto? Cioè, come ti sei mosso? L'impatto iniziale come è stato? Positivo, negativo? Quali sono state le differenze principali che ti hanno colpito? Allora, l'impatto iniziale è stato veramente grandioso, ero ovviamente carico, ero proprio diciamo, super volenteroso veramente di acquisire il massimo da questa esperienza, e l'impatto poi è stato molto molto
diciamo, appena sono atterrato era tutto veramente diverso. Io sono arrivato a Cork e ovviamente ho già visto la gente, insomma, che alle 9 di sera era, insomma, tutta quanta in mezzo alla strada, insomma, con la pinta in mano e con la cosa. Già avevo capito che comunque l'esperienza sarebbe stata in un modo o nell'altra positiva, ma l'impatto immediato era che Cork e tutta l'Irlanda era una città, è tuttora ovviamente una città molto giovanile, quindi ci si ritrova veramente in contesti molto dinamici, vibranti, in cui di fatto veramente si incontrano tanti giovani, si fa tanta esperienza, tanto bagaglio culturale, e quindi insomma è stata sin da subito un'esperienza positiva. Ovviamente io, diciamo, inizialmente appena ero arrivato a Cork comunque avevo sempre ovviamente l'idea di tornare, di farmi questi 6 mesi, di farmeli al massimo. Ovviamente scoprirete poi nel corso di questa puntata che in realtà non è andato così esattamente, insomma. Esatto. Ma invece dal punto di vista universitario, diciamo così, che era il tuo motivo iniziale di espatrio, l'impatto con l'università irlandese rispetto a quella italiana, che ci puoi dire? Perché ci sono sicuramente tanti ascoltatori, tanti ragazzi che magari stanno pensando a fare a dove fare un Erasmus o comunque un'esperienza all'estero. E sicuramente è una cosa interessante da capire, perché il sistema universitario, l'università in sé, pur con le differenze nazionali, con le chiusure, proprio con diciamo così, il fatto che ogni stato ha il suo sistema, però in realtà le università fra di loro parlano, c'è un linguaggio comune, certo, che è quello della scienza, anche se non stiamo parlando sempre solo di facoltà scientifiche, per cui c'è, diciamo così, una fratellanza globale universitaria. Quindi se ci sono delle differenze, che cosa hai potuto notare tu, cosa ti è piaciuto, cosa ti ha un po' sconvolto, se c'è qualcosa che ti ha sconvolto? Allora, le università irlandesi, ma io generalizzerei con le università estere, sono università molto mirate alla formazione per il mondo del lavoro, davvero molto mirate. Difficilmente ti ritrovi a studiare per cultura, ti ritrovi sempre a studiare per essere formato. E questo lo si può anche estendere a facoltà in realtà di stampo letterario, non necessariamente scientifico. È difficile che in una facoltà di psicologia magari tu studi la vita di Cartesio, per dire, cioè è veramente difficile. Tu studi qualcosa che mira proprio a formare l'individuo da psicologo. E così ovviamente, soprattutto anche nelle facoltà scientifiche, quindi ho trovato io immediatamente questo impatto. Esami che per esempio non venivano concepiti come gli esami italiani in cui, sai, ci sta di fatto il periodo, il semestre in cui si va all'università, si seguono i corsi e poi lo mega studione a casa di mesi per preparare l'esame. È molto più incentrato proprio sul superare l'esame, cioè l'esame stesso è incentrato sul superarlo, quindi ci sono test per esempio di volta in volta, assignments proprio mirati al superamento dell'esame, per cui è difficile poi che lo studente di fatto non lo supera l'esame, cioè è proprio di fatto è mirato, cioè ognuno fa delle attività mirate al superamento dell'esame. E gli esami stesso sono proprio mirati per il mondo del lavoro. Ripeto, difficilmente ti ritrovi a dover studiare cose che non ti servono, proprio messo tra virgolette, ti ritrovi sempre a studiare cose che applicherai sempre. Questo, diciamo, è il lato positivo. Ovviamente ci stanno i lati negativi, non è tutt'oro quello che luccica, cioè quello che ho appena detto ovviamente non è tutt'oro quello che luccica, nel senso, io mi sono tante volte ritrovato a dover avere a che fare di fatto con nel mio campo ingegneri che magari erano super specializzati, super preparati per una determinata azione, per un determinato aspetto, ma appena poi ti muovevi su una cosa differente o cambiava insomma minimamente quella cosa su cui erano specializzati, sprofondavano completamente. E questo ovviamente è una grande limitazione. Dove ho studiato io personalmente alla Federico II, ma immagino in tutte le università, soprattutto in tutte le università italiane, l'ingegnere esce con una visione a tutto tondo sempre, diciamo, del problema, ma non solo l'ingegnere, diciamo, anche tutte le altre professioni.
però poi si fatica un po' a trovare lavoro, nel senso che magari proprio perché magari l'università italiana, anche se negli ultimi anni veramente è cambiata moltissimo da questo punto di vista, però ecco, diciamo, ecco, 5 anni fa, ma anche molto prima di 5 anni fa, era veramente poco incentrata, specie poi le università del sud, in realtà, no? Sono sempre poco incentrate proprio diciamo, al trovare lavoro, cioè fai l'esame fino a se stesso e poi in bocca al lupo, cioè nel senso... E poi diciamolo che qui in Irlanda anche l'omino che ripara la lavatrice si chiama ingegnere. C'è anche da dire questo, certo, sì, assolutamente, sì. Che spiega un po', intanto una cosa che ovviamente fa ridere, perché uno pensa, ok, ma quanti anni hai studiato tu da ingegnere e quel signore che aggiusta la lavatrice si chiama ingegnere anche lui, ma poi perché spiega proprio un po' il lavoro che fa, non tanto quello che ha studiato, ma insomma che fa, come lavora. Il suo ruolo attuale. Come, diciamo così, come si è sviluppata e come è finita, diciamo, la parte universitaria, e che bilancio puoi dare ovviamente della tua esperienza in Erasmus in Irlanda, così andiamo avanti e capiamo come mai ci sei rimasto. Certo. Se poi sei rimasto, sei tornato, insomma. Esatto. Allora, il bilancio è molto positivo. Io ho fatto di fatto l'Erasmus non all'interno dell'università, ma all'interno di un centro di ricerca associato con l'università, quindi ho lavorato su un progetto vero e proprio, ecco l'altra parte, no? Poi finalizzata direttamente al mondo del lavoro, ed è stata un'esperienza fantastica. Sì, al Tyndall, esattamente. Al Tyndall National Institute, saluto chiunque mi stia guardando, esatto, dal Tyndall. Di fatto è stata veramente un'esperienza fantastica, mi ha formato moltissimo proprio anche nel mondo del lavoro, e io veramente incoraggerei chiunque a farsi un'esperienza, ovviamente ingegneri, a farsi un'esperienza in Tyndall, perché poi è anche un posto dove tu puoi iniziare, anche se non devi per forza farci la tesi, puoi anche farci la tua prima esperienza lavorativa. E Cork in generale proprio è stata veramente un'esperienza positiva, ma io tutt'oggi dico che di fatto è il posto che in Irlanda mi è rimasto di più, anche molto più degli altri in cui vi dirò dove sarò stato, e insomma veramente da 10. Possiamo adesso, per quello che so io del Tyndall, una cosa, intanto c'è stato un periodo in cui conoscevo solo ingegneri italiani che lavoravano al Tyndall, ma un'altra cosa invece è che, come dici tu, ho sentito un sacco di belle storie sorvolo di startup, partite proprio da lì, quindi da studenti che poi con i loro professori o tra di loro sono partiti, hanno aperto un'azienda con un progetto, con una cosa, quindi insomma è proprio, secondo me, per noi l'idea che tu dentro l'università possa poi trasformare quello che stai studiando immediatamente in un lavoro, in una professione e in un business alquanto remunerativo, insomma, è affascinante, insomma, no? Assolutamente, certo, sì. Allora, quindi, sì, no, se Piero, siccome io purtroppo oggi ho dei cali, diciamo così, di banda, quindi ogni tanto vi vedo tutti frizzati, ogni tanto non vi sento, e allora non so mai. Allora, tu alla fine diciamo così, di questo periodo istituzionale in laboratorio a fare ricerca, ovviamente poi sei tornato in Italia a laurearti, o no? O ti sei laureato in Irlanda? No, allora quello che è successo è che io, quando ho finito questo periodo, il professore mi propose, dice: guarda, rimani un mese in più e magari, ecco, manda qualche curriculum, manda applications in Irlanda, perché magari ti va bene, magari ti va bene proprio in questo mese, rimani in Tyndall. E io ho fatto così, quindi avevo finito i 6 mesi, sono rimasto un mese in più e ho continuato a iniziare a mandare curriculum, e diciamo, proprio sorpresa, più o meno tutti quelli che avevano mandato mi erano ritornati con un feedback, e una tra le tante è stata appunto un'azienda a Limerick, alla quale sono stato assunto ancora prima di laurearmi, quindi loro mi hanno già fatto il contratto prima di laurearmi. Gli ho spiegato, ovviamente, dico: vedete, io torno in Italia, però che mi serve di stare là a dicembre, che devo laurearmi, devo discutere la tesi, vai tranquillo, ritorna in Italia. Per cui io ho avuto il contratto a ottobre, ancora prima di laurearmi, mi sono laureato a dicembre,
E sono stati ovviamente i mesi più belli della mia vita, perché 3 mesi di completa nulla facenza, sapendo che già avevo un lavoro che mi attendeva in Irlanda, insomma, sono stati veramente 3 mesi in cui me la sono veramente goduta. Sì, perfetti proprio, perché ecco. Io non lo sapevo, oggi mi sono messo la felpa dell'Unione degli Studenti dell'Università di Limerick dell'anno ecco, tu ricordiamo 2008. sei un ex alunno dell'Università di Limerick, no? Sì, per un mese. Però insomma qui c'è gente in Italia che mette sui curriculum che ha studiato ad Harvard e poi magari ci ha fatto il corso di una settimana, quindi puoi dire che sei un ex alunno di... Io comunque ti ricorderei che stai parlando con 2 manager fondamentali che hanno fatto andare avanti il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga per un'intera estate. Ecco, è vero, quindi diciamolo, quello che si scrive sui curriculum, diciamo, ogni tanto sconfina con la fiction, più adesso più li verificano, però. Prima non lo facevano, ma adesso ecco, negli ultimi anni anche qui li verificano i curriculum, quindi non scriveteci, magari aumentate la realtà, diciamo, fate un po' di realtà aumentata, ma non scrivete delle cose che non avete fatto. Enhanced reality. Sì. Date un limite alla creatività, un limite razionale alla creatività, diciamo. Non fatelo scrivere dei fratelli Grimm, ecco, tutto qui. Ecco, vedi, questo apre una parentesi, per una roba che un giorno affronteremo, che è il curriculum. Insomma, che io per aver fatto per il mio lavoro un sacco di interview a un sacco di persone, e devo dire che di curriculum brutti e bellissimi ne trovi tanti. E se una cosa che mi stupisce è che i curriculum italiani, soprattutto di italiani che non sono mai stati all'estero, sono i peggiori di tutti. Ma questa è una parentesi che chiudo e che magari riaffronteremo in un altro momento. Ma magari cerchiamo un ospite adatto per poter parlare di questa cosa, qualcuno che si occupa proprio di HR, e non sarà difficile trovarlo, perché appunto gli italiani sono ovunque e fanno qualunque lavoro, sono apprezzati. Esatto. Allora, Giuseppe, il tuo ritorno in Irlanda, ovviamente, dopo la laurea, nella tua a quel punto azienda che ti aveva assunto prima di laurearti, lasciandoti il tempo necessario per disbrigare, diciamo, le formalità, è stato in un'altra città che non era Cork, una città che effettivamente su cui possiamo ironizzare per ore, diciamo così, soprattutto intanto è una città diversa da Cork, è una città più piccola, ha delle differenze e ha delle peculiarità, diciamo così, rispetto al resto d'Irlanda. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che magari non conoscono l'Irlanda, io la conosco non benissimo, che comunque l'Irlanda è uno di quei paesi in cui c'è una capitale enorme, grande quanto metà del paese, ecco, il resto del paese. Esatto, il resto della nazione ha 2, 3, 4 a seconda città un po' più grandi, e poi tutti centri piccolini, quindi diciamo così che le province hanno una loro identità marcata, ci sono delle situazioni particolari. Limerick è stata per anni un centro, diciamo così, di business, di apertura di aziende, di situazioni positive. Poi a un certo punto con la crisi diciamo ha avuto qualche cambiamento. Tu in che anno sei arrivato a Limerick? Io sono arrivato nel 2016, a inizio proprio gennaio del 2016, quindi un momento di ripresa, insomma. Un momento, sì, in realtà esatto, di ripresa, anche se era, e anche oggi vi assicuro, è molto accentuata ancora la nominata su Limerick in tutta Irlanda. Di fatto lo è, lo era soprattutto ormai 4-5 anni fa, che appunto stavo a Limerick. Sì, quindi mi sono ritrovato immediatamente ad affrontare una realtà completamente diversa da quella da Cork, immediatamente proprio. È stato un impatto all'inizio anche un po' traumatico, insomma non conoscevo veramente nessuno, gli italiani che erano a Limerick erano limitati,
sapete che gli italiani all'estero inevitabilmente poi cercano gli altri italiani all'estero, c'è poco da fare, e chi dice di no in realtà mente in un poco, perché in realtà poi ho conosciuto anche tanti italiani che dicono no, ma per carità gli italiani all'estero no, ci stiamo alla larga, no, assolutamente, parlo solo inglesi, mentono in realtà un po'. Lo fanno per il tuo bene, la diciamo mettiamola così, esatto. va a fasi, perché c'è l'effetto branco, per cui secondo me all'inizio, e poi perché uno cerca di stare un pochino più vicino alle cose che a cui è affezionato, no? Poi dopo magari si cambia. Devo dire, questo è magari un luogo comune, che da italiano trovo che alcuni altri gruppi, diciamo, di stranieri sono meno sociali rispetto a noi, Sì, nel senso che noi come italiani sì, stiamo insieme, però poi dopo andiamo sempre a conoscere gli altri, mentre magari, che ne so, e avendo avuto coinquilini francesi e conosciuto un sacco di spagnoli, devo dire che per esempio i francesi in particolare, ma anche gli spagnoli, tendono invece proprio a stare tra di loro in termini di comunità, e quindi fare una cosa un pochino chiusa rispetto a quella degli italiani. Magari generalizzo, perché poi dopo alla fine si diventa amici di tutti, però insomma la cosa che mi colpisce sempre quando stai in un gruppo di francesi, parlano solo francese, quindi sì, nessuno che si giri a parlare con te in inglese, quindi gioco forza devi imparare a capire anche tu quello che dicono dopo un po' di tempo, quindi. Sì, confermo, ho avuto anche io esperienze del genere, sì. Ma sei riuscito alla fine a trovare qualcuno, diciamo così, che ti potesse fare da tramite con la nuova realtà, ti desse delle dritte, delle situazioni appunto di aiuto facilitante iniziale, diciamo così, che è quello che uno cerca appena arriva, non importa da chi, fatemi fare un quadro, insomma un'infarinatura della situazione. Allora, io prima di partire, poi mi ero iscritto nel gruppo Viventi Italiani a Limerick, c'è italiani un po' da tutte le parti, no? Così. Sì, ho avuto un amico, un ragazzo che mi ha aiutato sin da subito in realtà, e per un po' di tempo ho guardato anche questo video perché vedevo che commentava, per cui se ancora mi sta guardando è Edoardo e lo saluto. Sì, lui è stato evidentemente quello che immediatamente mi ha introdotto, insomma, alla città e tutti gli italiani che c'erano appunto a Limerick, però mi sono reso conto poi immediatamente che è stata, diciamo, era una realtà molto più vibrante di quella che avevo percepito io all'inizio, perché diciamo, poi scherzando e ridendo c'era anche l'Italian Language Exchange, che era stato organizzato anche da un ragazzo italiano, tra l'altro, che si è sempre positivamente messo in gioco per la città di Limerick e per tutti gli italiani appunto che risiedevano e che tuttora risiedono nella città di Limerick, e quindi in realtà poi mi sono immediatamente trovato bene dopo un po' di mesi, perché all'inizio tutti gli amici erano a Cork, quindi io ogni weekend puntuale, finito da lavorare, io prendevo il CityLink da Rain, puntualmente io stavo a Cork, e infatti gli italiani a Limerick all'inizio mi prendevano anche un po' in giro, dicevano che ci sei venuto a fare qua, cioè nel senso, buono, cioè, vattene a Cork, veramente basta. E perché a Cork poi io avevo tanti amici, ovviamente l'amico mio più caro era il ragazzo con cui avete già fatto l'intervista, che è appunto Alberto, che chiaramente saluto, ma anche moltissimi altri, per cui insomma io ritornavo sempre là perché erano là ad aspettarmi, però poi immediatamente mi sono abituato anche a Limerick, partecipavo ai Language Exchange, mi riunivo con i ragazzi e immediatamente mi sono integrato, è andato tutto bene, per poi dover scoprire che in realtà è stata una realtà molto più positiva di quella che mi ero mai immaginato sin dall'inizio. Tant'è che ci sono stato 3 anni e mezzo di fatto in totale. Poi salutiamo intanto sì, Piero. Neanche ricordare che Limerick è in fondo una città che ha 2 anime, d'altronde anche il proprio nome ha 2 significati, perché letteralmente il significato del nome in irlandese, in gaelico, è palude deserta,
che è un po' più allegro dell'impressione che hai la prima volta che arrivi al Limerick, il nome, ecco, diciamo in sé per sé. Però il Limerick è anche una poesia, soprattutto di stampo antico in lingua inglese, per cui alla fine ne trai fuori anche lì dei lati che sono e degli angoli che sono inaspettati. Poi comunque rimane Limerick, ma c'ha dei lati e degli angoli Ecco, allora, inaspettati. ricordiamo che il Limerick, di cui stiamo scherzosamente parlando, comunque è la capitale del Munster, che è la regione dove ci troviamo, dove c'è Cork, dove c'è Limerick, eccetera, eccetera. È il posto dove c'è il più bel lo stadio più bello del rugby europeo, che è Thomond Park, dove gioca il Munster, che è la nostra squadra del cuore, parlando di rugby di club, mettiamolo così. E poi c'è uno dei pub che sono storici dell'Irlanda, che è il Nancy's Blake, nel quale io, Piero, Emiliano, eccetera, eccetera, abbiamo passato intere serate ad ascoltare musica dal vivo, a cazzeggiare, eccetera, eccetera. Dopo chiusa questa parentesi, volevo salutare appunto Edoardo Ceccarelli e Alberto Carrozzo, che ci stanno ovviamente guardando, ci stanno mandando un sacco di messaggi. Alcuni li posso mettere, altri no, quindi cerchiamo di limitarci con i messaggi, perché alcuni non si possono, insomma, trasmettere. Ripuliteli, ragazzi, ripuliteli. Dicevi, Piero, scusami. No, e purtroppo ogni volta che nomini il Munster a me scappa da ridere per i ricordi della famosa sera della finale della Heineken Cup. Ecco, Heineken Cup, però è meglio, su cui è meglio evitare, su cui è meglio stendere, scusa, un velo pietoso. La finale dell'Heineken Cup 2008, quindi 2008, Munster contro Toulouse, quindi noi siamo stati testimoni di una roba che è stata per il posto dove avevamo epocale. Insomma, ancora se ne parla, quindi. Ok, scusate, questa è una parentesi aperta e chiusa sul Limerick. Va bene. Quindi. Ok, continuiamo con il racconto. Intanto sei stato più tempo, a un certo punto sei stato più tempo a Limerick che a Cork, perché a Cork sei stato più o meno mezzo anno. A un certo punto a Limerick lo hai superato e sei arrivato a 3 anni e mezzo, giusto? Se non ho capito male. E quindi il tuo impatto irlandese come si è sviluppato? Ovviamente sei entrato in una dimensione quotidiana di un'Irlanda diversa, non più universitaria, professionale, quindi sostanzialmente tu, per esempio, in Italia non hai mai lavorato nel tuo campo di adesso, non hai mai fatto l'ingegnere, lo hai fatto solo in Irlanda. Che dopo un po' di tempo, che cosa puoi dirci di questo rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro in un paese straniero, in Irlanda in particolare, in una città che non è né troppo grande né tantomeno un paesino minuscolo? Che differenza c'è della vita quotidiana, il rapporto con il paese stesso, no? Magari c'è un po' di difficoltà all'inizio a entrare in contatto, avere rapporti quotidiani con gli irlandesi, ci vuole un po' di tempo, no? Sì, allora gli irlandesi sono sicuramente, insomma, un popolo fantastico da questo punto di vista, sono sicuramente molto amici, molto, insomma, ecco, allegri, ti fanno sentire a casa, però poi fino a un certo punto, ecco, quella è la cosa importante. L'irlandese medio mette il paletto, sempre, con tutti, e ti fa capire, sì, ok, questa è la birra nel pub, questa è la pacca sulla schiena, però dopodiché, insomma, io per la strada mia, tu per la strada tua, e probabilmente domani ci salutiamo, e se ci salutiamo giusto con una How are you, insomma, e poi magari ci rincontriamo nel pub la settimana prossima. Quindi, diciamo, no, ecco, io in tutti questi anni sono stato in Irlanda, diciamo, ho avuto veramente pochissimi amici stretti irlandesi, posso anche contarli, saranno 2 o 3 veramente in tutti questi anni. Molti invece amici, ecco, meno stretti, conoscenti più che altro, con i quali ci si ritrovava, e questo ovviamente è una grande
fa una grande differenza, diciamo, in un posto come l'Irlanda e soprattutto in un paesino come Limerick, che di fatto è veramente piccolo, quindi ti ritrovi, ecco, all'inizio a dover veramente impostare la tua quotidianità, insomma, in maniera un po' differente da come uno la imposta in Italia, per esempio la passeggiata a mare, il gelato, ecco, diciamo, la pizza la sera, insomma, cioè veramente la imposti in maniera completamente differente, per cui inizia a diventare normale farsi la passeggiata nel parco, non che ovviamente non lo sia, però ovviamente poi, diciamo, in paesini piccoli come questi, in cui c'è quasi letteralmente solo, insomma, il parco, mettiamolo grande, insomma, dove tu puoi andarti a fare una passeggiata un po' più seria, costruttiva, insomma, diventa quasi l'unica realtà, e quindi, insomma, sì, è una quotidianità un po' più, in qualche modo, come definirla, un po' meno vibrante, ecco, un po' più statica. Questo per quello che riguarda ovviamente la quotidianità, insomma, in un paesino come Limerick, però ovviamente c'è anche la parte, e soprattutto la parte positiva, insomma, ti ritrovi poi ad impostare una carriera professionale, insomma, abbastanza buona, e ti ritrovi ovviamente in contesti molto internazionali, in aziende veramente di grande importanza, che per ragioni che un po' tutti sappiamo ovviamente hanno sede fiscale in Irlanda, e per cui ti ritrovi, diciamo, tu, diciamo, proveniente da un paesino, insomma, anche poco conosciuto in Italia, insomma, a lavorare in realtà così internazionali, a costruirti ovviamente un curriculum che poi inizia chiaramente a fare gola un po' tutte le realtà, chiaramente, nel tuo campo. Quindi un'esperienza senz'altro proprio estremamente positiva anche quella di Limerick. Ovviamente però il grande aiuto c'è stato, diciamo, il grande supporto c'è stato ovviamente da tutti gli italiani che chiaramente sono stati là e che di fatto ci siamo sempre incontrati, insomma, e siamo sempre stati in qualche modo allora, poi uniti. secondo me, adesso noi che siamo un pochino più anziani di te, mettiamola così, siamo i boomer della situazione. Il fatto di... Sto parlando di me stesso e di voi altri due, allora sì. per essere proprio diascalici. Intanto Limerick, secondo me, è una cosa che abbiamo riscontrato anche noi, questo fatto che comunque c'era un po' di diffidenza rispetto agli stranieri. Non so perché, che è una roba che invece a Cork non abbiamo trovato, penso. Invece a Limerick non so perché c'era questa cosa. Dopodiché, Cork è un posto di mare, ecco, da anziano quello aiuta sempre. da anziano posso dire che poi gli amici in realtà sono quelli che tu ne abbiamo prova qui, con questi due signori qui, Gigi Buffon e Carlo Pinzoglio, con i quali sto facendo questo podcast, che poi sono quelli, gli amici sono quelli che ti porti dietro magari anche dall'Italia, quindi poi è difficile quando si diventa adulti avere degli amici stretti ma anche di altre nazioni, ma insomma, perché sono nuovi, diversi, diciamo, nuovi. non conta dove li hai trovati, ma quando è quello. Poi magari si è fortunati, si è fortunati e per cui si trovano magari da qualche altra parte, però è difficile, questa è una cosa che penso Quando monti la puntata, puoi fare video editing di questo pezzo e lo mandi a Maria, per favore? Vabbè. No, dico, è difficile, poi capita, però non è una roba che succede spesso, quindi quello voglio dire io. Poi gli amici si contano sempre sulla punta delle dita, no? Non sono mai più come potete sentire in sottofondo, 1000 piccoli violini che suonano tristemente. Allora, no, invece a questo punto la domandona del momento specifico della storia di Giuseppe ma quindi, se comunque era buono, era tutto positivo, se andava bene, se ti ci sei trovato, come mai sei andato via da Limerick? In realtà potevamo anche non chiedertelo. Però giustamente come è avvenuto il tuo andare via e fare una nuova avventura, cominciare una nuova avventura in un'altra città, in questo caso a questo punto credo proprio Dublino, no? Sei andato via da Limerick per trasferirti a Dublino, c'entrerà sicuramente il tuo lavoro, immagino.
Esattamente, allora sì, il lavoro è stata la ragione principale. Sono stato per 3 anni e mezzo appunto a Limerick in questa azienda. A un certo punto poi sono stato contattato da un'azienda a Dublino che ovviamente mi ha offerto una considerevole promozione rispetto a quella insomma che avevo a Limerick, per cui ovviamente senza esitazioni mi sono spostato a Dublino. E ovviamente l'ho fatto anche senza esitazioni perché, insomma, poi per quanto poteva essere positiva Limerick, ovviamente a un certo punto iniziavo anche a sentire la necessità, insomma, di una capitale, di dover ovviamente vivere la capitale, poi vera d'Irlanda, sebbene chi è a Cork dice che la capitale, Ecco, insomma, è adesso io non l'ho Cork. voluta dire, ma insomma. Però hai necessità di voler viverti anche la vera capitale dell'Irlanda, che appunto nel bene o nel male appunto è Dublino. E allora non ci ho pensato 2 volte, veramente mi sono trasferito immediatamente e immediatamente ho visto che uno degli aspetti positivi di Dublino, oltre che la grande città, oltre che diciamo sicuramente una città molto più vibrante, è l'aeroporto. Avere l'aeroporto a 2 passi, avere un aeroporto efficiente veramente a 2 minuti da casa, non come quello di Cork, mi dispiace Raffaele, No, anzi. e ti cambia tutto. Avere un aeroporto molto efficiente, ovviamente per chi, soprattutto per chi ha la necessità, insomma, una tantum di andare in Italia e di andarci senza troppi impicci e senza 4 ore di CityLink, ovviamente ti cambia la vita, e quindi insomma l'ho trovato subito positivo. Lato negativo, il grande lato negativo che tutti immagineranno, che sicuramente diranno a coro, chiunque mi sta vedendo, sono ovviamente gli affitti. Mi sono ritrovato immediatamente a dover pagare praticamente il doppio rispetto a Limerick. E ovviamente gli affitti rimangono uno dei grandissimi problemi dell'Irlanda e soprattutto della capitale di Dublino, dove non ci vuole molto a trovare un garage, letteralmente un garage in cui è stato messo un letto a 1.500 euro al mese plus bills, one person only, pure specificano. Capito? Come se io ci vivessi a coppia in qualche modo ti do fastidio. Ecco, per esempio, questo io dopo 6 anni in Irlanda non l'ho capita sta logica. Infatti, spero che gli ascoltatori mi possano delucidare su questa cosa. Se io sono un landlord, ho piacere, cioè se ci vive una coppia in un monolocale o in un bilocale, perché se non altro mi assicuro la cosa che ecco, cioè sono 2 persone che lavorano, 2 persone che di fatto pagano l'affitto, e quindi è molto più facile. Anche perché... ma secondo me non è un'imposizione limitante, in realtà è un consiglio, cioè è one person only, perché in più è impossibile, guarda, te lo dico io che te lo sto affittando, se ci vuoi vivere da solo va bene, ma 2 persone già sono troppe, secondo me. Adesso è tirato fuori Daft. Ecco, vi faccio vedere da adesso, per chi ci sta guardando, ma per chi ci sta ascoltando. In Irlanda c'è un sito che si chiama Daft, che è quello dove tutti cerchiamo case da affittare, da comprare, ma anche stanze da condividere in appartamenti. Per cui quello che in UK è spare room. Ecco, Zillow è negli Stati Uniti, quindi ci sono vari, e questi sono alcuni prezzi, insomma, 1.400 euro per una stanza, 1.200, 1.600, 900. Quindi questi sono i prezzi, insomma, di Dublino rispetto agli affitti, nonostante questo momento in cui in teoria dovrebbero essere un pochino più bassi, perché un sacco di gente è andata via dalle città, perché adesso con quello che in Italia si chiama smart working puoi anche andare a lavorare nel mezzo del nulla, perché basta un computer, una connessione internet. I prezzi sono comunque altissimi, sembra New York, che è una cosa che uno non si riesce a capacitare. E quindi quando ti propongono, questo altro consiglio, un lavoro a Dublino con uno stipendio che sembra particolarmente alto, fate attenzione, perché poi le spese riflettono il fatto che lo stipendio è più alto, no? Certo, ed è per questo che io poi ho deciso di vivere praticamente in periferia, cioè io mi trovo proprio al confine
tra Dublino e Kildare, cioè io se mi faccio 2 chilometri a piedi sto praticamente al confine tra Dublino e Kildare, cioè più in periferia di così si muore praticamente, ed è qua che pago evidentemente un po' di meno, ma soprattutto perché anche qua, che sa, ovviamente l'azienda per la quale lavoro, quindi non ci pensavo insomma tutte le mattine a dover prendere la LUAS dal centro, che poi sarebbe la metropolitana, cioè il tram, e quindi ecco, insomma ho deciso di vivere in periferia, almeno risparmio un pochettino, ma comunque è altissimo lo stesso. E poi ovviamente l'altro tema, ecco, già che siamo negli affitti, è anche la qualità delle case, cioè manco a dire che ti propongono 1.500 euro per una casa che ti sa di quale qualità è, di fatto sono tutte scadenti le case, almeno secondo la mia esperienza, non ne avessi trovato una buona veramente, eppure ci sto da ragionevolmente tanto per poterlo dire. Però ecco, a parte questa digressione, questa parentesi sugli affitti, che comunque potrebbe essere interessante per chiunque poi guarderà ovviamente la puntata, rinnovo il consiglio di Raffaele per le posizioni a Dublino, cioè veramente fatevi un conto del rapporto stipendio-prezzo, perché ecco, quelli che di fatto vi propongono come, non so, 35, 40, 50k a Dublino, poi di fatto vi renderete conto che non sono veramente, sono pochissimi per Dublino, però ecco. Dublino in particolare appunto rispetto al resto dell'Irlanda, per diciamo così, questa dicotomia tra la metropoli capitale, grande città, e il resto del paese. Però questo è diciamo un consiglio che va preso con attenzione da chiunque decida di andare all'estero, dove stai andando, in che città, se è la capitale, qual è il costo della vita prima che ci vai, insomma di informarsi per bene, perché intanto le metropoli, che il mondo, diciamo così, in tutto il mondo sono più costose che non per esempio, le Piero, città. tu che adesso vai in Bulgaria con questo stipendio da 15.000 euro al mese, no? Quanto vai in giro con l'autista? Magari. No, c'è scritto 20.000 euro al mese, l'ha scritto lì sul nome della... Però all'alba. All'alba. No, però ci sono ecco, anche lì un sacco di siti dove uno può andare, adesso non so quanti e quali siano aggiornati, in cui uno più o meno si può fare un'idea di quale sia il costo della vita. Attenzione agli italiani italiani in, perché ci sono, voglio dire, divergenze rispetto all'opinione e a Dunque, quanti sono stato soldi ci vogliono. parte di pagine Facebook in almeno 4 città in 2 diversi continenti. Uh-huh. E devo dire che in effetti per fare la prima domanda a qualcuno sono un posto comodo. Dopodiché al terzo che ti risponde iniziate a smettere di leggere e iniziate magari a informarvi direttamente su Google, trovi tutto, ma veramente trovi tutto. La prima cosa quando uno si muove è digitare il posto dove va, lo stipendio offerto, tipo se vai in Irlanda, Ireland Gross to Net, e scoprire quanto ti entra in tasca dopo le tasse per prima cosa. Da lì ti muovi. Poi sinceramente se vai sempre su Google, se dici supermarket e la sigla del paese dove vai, ti escono subito i siti dei supermercati locali, vai a vedere quel che ti costa una spesa. Per le altre cose mediamente non ho conosciuto fino adesso un paese che avesse bollette più alte dell'Italia, con l'eccezione della telefonia. Sulla telefonia ne trovo parecchi più alti dell'Italia, incluso la Spagna. Però in generale, per esempio, è buona cosa avere questo, no, che ha detto Giuseppe, è una cosa giustissima. Le case in Irlanda io ne ho viste poche, sono stato solo 1 anno e mezzo, ma sono veramente, tra Limerick, Cork e Dublino, ho visto delle topaie di categorie che veramente giusto in Trainspotting in un paio di scene è riuscito a trovare in precedenza, e questo va a incidere sui costi, per cui sì, prima di partire ci vogliono 1 o 2 giorni ma completamente dedicati a scoprire le condizioni che si fanno incontrare.
Poi invece quando arrivi nel paese hai delle sorprese positive o meno positive, delle cose che ti possono sconvolgere in positivo e delle cose che non dimenticherai mai e che magari non ti faranno dormire la notte. E arriviamo al punto delle domande un po' scemotte, un po' così, buttate là, un po' per ridere, un po' per riflettere. Allora, Giuseppe, cosa è stata effettivamente dal punto di vista quotidiano, tra cibo, caffè, bere, muoversi, eccetera, eccetera, la cosa che ti ha sconvolto di più in assoluto dell'Irlanda? Non importa se è appena arrivato ieri, stamattina, cioè che cos'è che non ti potrai mai togliere dalla mente? Per esempio Piero raccontava adesso di un suo giro per cercare case a Limerick. Quando me l'ha raccontato, io con il coso a gettoni per avere l'elettricità, ma non a altezza uomo, a 3 metri, di una casa che stava sottoterra sostanzialmente, mi ha sconvolto, perché io devo salire su uno sgabello per mettere €1 per avere mezz'ora di elettricità. €2. Io questa cosa... solo €2 accettato, €1 no. La gettoniera per l'elettricità. La gettoniera per l'elettricità, ma in un appartamento sotto al livello della strada. Questa mi ha sconvolto, cioè, ma mettimelo all'altezza d'uomo, non me lo mettere lassù che non ci arrivo, che devo qua. Detto questo, quindi chiusa parentesi, Giuseppe, c'è qualcosa che ti ha fatto stare oddio, che Ragazzi, le pareti di casa, cioè, sono di cartapesta, ma scherziamo? Di cartapesta! Cioè, io ancora adesso, su 6 anni, e faccio così, ecco, ve lo faccio davanti a voi. Cioè, mo questo qua è il muro. Cioè, ragazzi, ma che è compensato? Cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, ma vedete che dall'altra parte c'è un vicino, cioè, vedete che io mo probabilmente mi risponde, cioè, perché come le carceri. Cioè, questo io ancora oggi sto sconvolto, io non riesco a immaginare, non sono stato mai abituato più che altro, no? Io perlomeno in Italia non ho mai vista una situazione del genere. Noi il tramezzo lo facciamo col forato, mettiamola così, e qui invece si fa col cartongesso riempito di materiale fonoassorbente, quindi ovviamente è più economico, più leggero, più o meno il suono non passa, però effettivamente per noi che siamo abituati al cemento ma soprattutto per noi che siamo abituati a parlare, a urlarci da un capo all'altro della casa, effettivamente non è, diciamo, così funzionale, no? Però, diciamo, facciamo dell'autoironia. Praticamente abbiamo fatto quasi un'ora, più di 50 minuti, senza parlare assolutamente di cibo, senza parlare di caffè, che non è una cosa da poco. Lì prima uno dei commenti intanto ti diceva che c'hai un caffè pagato da Italy, quello che sta a Cork, sicuramente. Sì. E poi c'era qualcuno che ecco, che è stato chiuso. Adesso vi voglio dire, è stato chiuso, ma per la pandemia è chiuso? No, l'hanno chiuso perché 2 soci hanno preso strade diverse e adesso uno dei 2 ha un caffè che si chiama Caffè Torino, l'altro invece non. Quindi c'è ancora un posto dove andare a prendere un caffè decente. Allora, da Caffè Torino, Alberto. Allora vi consiglio il meraviglioso indie bar di Limerick, dove prendevo un caffè che era delizioso. Invece un altro commento che ho visto prima parlava della pizza all'ananas, di Edoardo Ceccarelli. Io non ho mai incrociato nella mia vita una pizza all'ananas nei posti dove... No, stranamente no. Delle pessime pizze, devo dire, ho incrociato nella mia vita, ma non solo all'estero, anche in Italia. Può capitare, però... Quindi la domanda per Giuseppe qual è? Allora, la domanda per Giuseppe è... Allora, tu sei del sud, rispetto al cibo... io ti vedo, sei una persona positiva, ti ho sentito, comunque hai trovato del buono in ogni situazione. Il tuo rapporto col cibo come è cambiato adesso che vivi all'estero? Sei uno molto relativo, tranquillo, che comunque ci se la fa? C'è qualcosa che proprio ti manca, diciamo così, di cibo dall'Italia a cui non puoi rinunciare e fai di tutto per fartela arrivare, per esempio? Allora, sicuramente io non mi ritengo tra quegli italiani a
ovunque che sparano veleno a non finire sul cibo in Irlanda. Secondo me il cibo in Irlanda è sufficientemente caratteristico, cioè nel senso non parliamo ovviamente di una grandissima tradizione culinaria e ovviamente non è niente di paragonabile all'Italia, alla Francia, ma anche alla Spagna. Però parliamo di una tradizione comunque esistente, ovviamente parliamo del classico fish and chip, che comunque secondo me è migliore di quello per esempio inglese, parliamo di fatto poi degli stew, insomma la Guinness, parliamo del salmone che è buonissimo in Irlanda, parliamo della zuppa di pesce che c'ha un nome particolare che adesso mi sfugge, insomma una zuppa di pesce buonissima. Il chowder, esattamente. Parliamo veramente di una discreta tradizione culinaria. Detto questo, però, non appena mettono le mani su cose che non gli competono, fanno un disastro. E il primo disastro che io mi sono trovato a vedere è stato appunto al Tyndall a Cork, dove ho mangiato una carbonara ai funghi non porcini magari, ai funghi e ai carciofi. Madonna mia. Con una salsa bianca. Una carciofara. Cioè, chiamatela pasta Cork, non lo so. La pasta del giorno, va bene. Cioè, L'Alfredo, ecco. che tanto ognuno la fa come gli pare, perché la ricetta originale non la fa nessuno. Ecco, è vero. Comunque ieri ho visto un video di Woolwish, che è uno dei più grossi youtuber italiani, che ha fatto la famosa carbonara di Gordon Ramsay, che tutto è tranne una carbonara, perché ci mette la panna e ci mette i funghi, eccetera, eccetera. Sembrerebbe buona. Adesso, però, anche lì il problema sono i nomi che diamo alle cose, no? Perché ho capito, è una pasta buonissima e una pessima carbonara, diciamo. Ecco, non chiamiamola carbonara. È un'ottima gordonara. Lui si è sbagliato a scriverlo sul video. Ma va bene, comunque abbiamo fatto il nostro siparietto finale sul cibo, mi ha fatto venire fame, che qui effettivamente è quasi ora di cena. Per concludere, per cui se Piero c'ha una delle domande nostre 100 pistole, no, c'è una domanda mia personale, è stata: come mai hai deciso di fare alla fine il viaggio che si fa inverso in Irlanda per capire l'inglese di chi arriva? Perché da Dublino, che è un pochino più semplice, poi uno passa a Limerick fino ad arrivare a Cork, che è incomprensibile. Invece te sei partito proprio con la barriera culturale per arrivare a un inglese che è più o meno più internazionale. Non l'avevi studiata questa inizialmente, vero? Esatto, questa non l'avevo studiata. E quando ero arrivato a Cork, io non ero neanche in grado di trovarmi casa da solo. Meno male che a Cork c'ero venuto con un amico che sapeva l'inglese, era anche C1 in Italia, ma non ero... Nel senso che giocava col Barletta, no? No, vabbè, aveva preso una certificazione a modo suo, quindi insomma l'inglese lo parlava, però ecco, io il corkiano, insomma, what are you doing, man? Per me non so che roba era, cioè ma proprio how are you doing proprio come frase, cioè mi sembrava strano, non la manco capivo. Poi vabbè, poi l'inglese di Cork lo sappiamo, è sound, no? What's the story, buddy? What's the story, man? Quindi veramente per me era arabo proprio. Limerick invece troviamo un inglese un po' più Rice, guys, flash wise, I'm going out, tutte queste cose strane così, che pure dici devi differente, fa l'abitudine. A Dublino invece trovi un inglese un po' più, insomma, un po' più accettabile, sebbene chiaramente capisci comunque l'irlandese, però ecco. Poi dipende da dove vai, in che parte della città, in che situazione ti trovi, perché anche lì tutto il mondo è paese, ci sono i quartieri in cui non si capisce niente, anche lì. No, se volete sapere, io venivo da una esperienza di vita in Inghilterra prima di arrivare in Irlanda e mi ero dovuto relazionare anche per i miei coinquilini perché parlavano molto poco inglese, eppure l'accordo col proprietario di casa a Limerick la prima volta d'affitto l'ho dovuto fare con Raffaele di fianco, perché io parlavo in inglese al proprietario, quello rispondeva, io non capivo niente, Raffaele mi diceva in italiano che aveva detto e finalmente io ho concluso l'affitto. Per avere proprio per la serie consigli di cose da guardare, se volete avere un'idea di quale sia l'accento di Cork,
e cercare di capire. Fate la prova, guardatelo senza sottotitoli e poi dopo guardatelo con i sottotitoli. Guardatevi il film, ma poi se trovate la serie, anche la serie che si chiama Young Offenders, che racconta appunto la vita di questi due giovani teenager a Cork, diciamo nella parte un po' più a nord della città, che fanno insomma una serie di avventure molto molto divertenti, quindi guardatelo perché è eccezionale. E non ci sta pagando nessuno per darvi questo consiglio, è gratuito e ve lo diamo di però cuore. è piaciuto a tutti, ovviamente lì si capisce se riuscite a capire l'accento di Cork o no. Va bene, dipende dopo un paio di pinte. Allora, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Questa era la nostra 41esima puntata, la nona della seconda stagione. Ringraziamo Giuseppe di essere stato con noi, di averci raccontato la sua storia, la sua evoluzione nell'espatrio irlandese con questo racconto. Grazie ancora Giuseppe, quindi noi vi diamo, intanto io vi do il saluto, ciao, l'appuntamento la prossima settimana, poi gli altri due soci, Raffaele può decidere di fare quello, chi siamo noi oggi, che dobbiamo essere, dei portieri, che dobbiamo essere oggi? Due portieri di riserva della Juventus che sono lì seduti a godersi lo spettacolo, delle volte indegno, delle volte molto divertente, no? Invece Giuseppe... Va bene. Lo ignoravo. C'è mancata la puntata diciamo la parte in cui dovevi fare l'imitazione di Giuseppe Conte che hai fatto nel promo e che quella l'ho fatta nel promo, quindi ti rinviteremo un'altra volta a raccontarci un po' altre cose, perché ovviamente abbiamo parlato di tanto, ma insomma ce n'è altro. Invece Piero, quando è che ci vediamo noi, come diceva Emiliano? Ringrazio anch'io nel frattempo però Giuseppe, a cui nel volo faccio un'ultimissima domanda. Senti, ma sei partito da Cork e sei a Dublino, prossima tappa l'Ulster? No, prossima tappa, ragazzi, io spero insomma di ritornare prima o poi, in cuore c'ho sempre questa cosa, quindi spero di ritornare ovviamente a condizioni comunque ovviamente accettabili e c'ho sempre questa cosa, insomma. E quindi non ritornerai mai. Quindi mi pare di capire che ci possiamo venire a trovare a Galway, che sta lì a metà strada, dove tra l'altro mio fratello che saluto. Ecco, vedi, riunisci la famiglia, dai. Va bene. Perfetto. Ok, quindi abbiamo finito, siamo arrivati alla fine. Piero, ci vediamo domenica per il promo, domenica 14 marzo alle 18:30 GMT, 19:30 chat, 20:30 EET. Invece se ci seguite, se siete uno dei tanti nostri appassionati che ci state seguendo in questo momento dalla stazione Amundsen Scott, non dimenticatevi, dovete sintonizzarvi alle 7:30 del mattino. Lo stessi orari valgono per la prossima puntata, che sarà giovedì 18 marzo, e vi voglio vedere il giorno dopo San Patrizio. Che faccia avete? Ecco, questa era Una vita da lontano, live ed in podcast. L'ospite era Giuseppe Macera. Come sempre, tutti i giovedì trovate una nuova puntata sul nostro podcast, ma anche su YouTube. No matter what, se la guardate live oppure la guardate offline, per cui basta cercare Una vita da lontano. Seguiteci, sì, seguiteci, iscrivetevi, insomma, cliccate su tutti i like possibili e immaginabili anche. E noi ci sentiamo la prossima volta che siamo su questi canali. Ciao. Va bene.